Salve ragazzi e bentornati sul canale. Ti ricordo di iscriverti al canale se non ti sei ancora iscritto e di attivare la campanella per rimanere aggiornato sui prossimi video. Oggi parleremo di forcelle. Revisioneremo insieme due forcelle di Aprile SR e le faremo ritornare in splendida forma. Vediamo insieme come. Iniziamo. Questa la mettiamo per un attimo da parte e iniziamo con questa. Per prima cosa dovremmo estrarre questo tappo bianco e rimuovere il siger con una pinza per anelli interni, tipo questa. Ora bisogna fare attenzione perché questo tappo ferma la molla, quindi giocandoci un po' andiamo a estrarre il tappo e vi consiglio di mettere tutto in sequenza. Proseguiamo con lo smontare questo bullone esagonale da 6. Allentate il dado e voilà, si è staccata la colonnetta interna. Come potete vedere la filettatura era un po' ossidata e quindi mi ha fatto faticare un po'. Mettiamolo sempre nel corretto ordine. Possiamo estrarre la canna interna e vediamo che non presenta tracce di ruggine e vuole solo essere pulita e rimontata per bene. Ovviamente andrà sostituita questa rondella di rame che è consumata, pulita bene la filettatura e ingrassata a dovere, e lo mettiamo sempre in ordine da questa parte. Ora procediamo a rimuovere i parapolvere e il relativo paraolio interno. Con un utensile a normativa ECE che ha visto tanto lavoro andiamo a rimuovere, facendo attenzione, il parapolvere e lo mettiamo sempre in ordine. Poi all'interno potete vedere che c'è un siger, un fermetto, che dovrà essere tolto e poi andremo a estrarre il paraolio. Quindi visioniamo dove, guarda quanto zozzo che c'è. Guardate che sono bravo, ve lo faccio vedere. L'ho visto dove è caduta, alla grande! E poi rimuoviamo anche il paraolio interno, facendo attenzione a non rovinare la sede. Un giravite mille usi. E siamo pronti a pulire e revisionare per intero il nostro gruppo forcelle. Pulito per bene tutti i pezzi e soffiati con aria compressa, siamo pronti a rimontare i paraoli e tutti i componenti nella loro sequenza corretta. Quindi prendiamo i paraoli, vi ricordo che troverete il link in descrizione, e troveremo un paraolio
e un parapolvere. Questo lo monteremo alla fine e quindi lo mettiamo da parte. Iniziamo con questo. Oleiamo per bene la sede. Prendiamo una bussola, in questo caso anche lei è stata passata sul tornio, poverina. E con dei piccoli colpetti la facciamo arrivare a battuta. Portato a battuta andiamo a inserire il suo fermo. Proseguiamo. Prendiamo lo stelo e gli montiamo all'interno il suo componente. Lo facciamo scorrere fino ad uscire dall'altra estremità e oleando anche qui un po' la puntina così non rovina il paraolio. Lo andiamo a inserire facendo attenzione a non rovinare il labbro del paraolio. Portato tutto a battuta, inseriamo temporaneamente la molla per darci un po' di forza e procediamo ad avvitare il bullone inferiore. A questo punto siamo pronti per inserire l'olio. Portiamo il pistone a punto morto superiore e andiamo a utilizzare in questo caso un olio forcella 10V e ne andremo a mettere circa 110 cm3. Li inserisco. Ora procediamo a pomparlo un paio di volte per far uscire eventuali bolle d'aria, facendo molta attenzione. A posto. Tiriamo su tutto il pistone e inseriamo la molla. Vi ricordo che c'è un verso di montaggio. La parte più stretta della molla va verso il tappo, quindi verso l'alto, e la parte più larga va verso il basso. Inseriamo tutta la molla e a questo punto mettiamo il tappo. Però prima andremo a inserire un paio di rondelle che andranno a fare un po' di spessore e riusciranno a precaricare quel tanto che serve la molla per aiutare il nostro pilota a gestire meglio lo scooter stesso. A questo punto andiamo a lubrificare il tappo e procediamo a inserirlo. Lo spingiamo un po' nella sua sede e prepariamo la pinza con il sigel.
A posto. E anche il Siger è ritornato al suo posto. Non ci resta che montare il parapolvere e poi siamo pronti a montarla sul telaio. A posto. Ricominciamo. E una e due. Abbiamo revisionato entrambe le forcelle e tutti e due i componenti sono pronti a ritornare sul telaio a svolgere il loro dovere. Spero che questo video vi possa tornare utile e che vi sia piaciuto. Lasciate un commento, un like e condividete questo video con gli amici. Ciao ragazzi e al prossimo video!